Gli sport di endurance sono caratterizzati dalla durata. La grande problematica nello sport di endurance è gestire il flusso energetico necessario per portare a termine la prestazione. Uno dei grandi dubbi, problemi è sempre rimasto legato al contesto energetico, inteso come dispendio energetico reale concreto. Da un punto di vista teorico, il dispendio energetico ipotizzato in uno sport di endurance, in una disciplina di endurance e soprattutto nell'ultra endurance, in realtà ha dato dei risultati, dicevo, abbastanza contrastanti, abbastanza dubbi. In modo particolare si ritiene che la necessità energetica, il dispendio energetico durante una prova sia fortemente influenzata dalla capacità di gestione dei flussi energetici da parte dell'atleta, nel senso che il combustibile utilizzato di preferenza, come nella maggior parte degli sport, è ovviamente il glicogeno e quindi il glucosio, il glicogeno muscolare. Ma i depositi di glicogeno muscolare non sono tali da poter gestire una prestazione che ha la durata di diverse ore, motivo per cui diventa importante per l'atleta in questione saper gestire diversi tipi di contributi energetici che vengono sia dal glicogeno muscolare che dai grassi. L'aspetto importante è gestire questo introito attraverso i supplementi in forme che siano facilmente utilizzabili e facilmente digeribili e che possano andare in circolo in modo molto semplice. Motivo per cui se si utilizzano gli integratori in forma liquida è importante la concentrazione, perché questa deve essere isotonica o leggermente ipotonica per fare in modo che possa esserci un'assimilazione rapida, immediata. E questa si ottiene nel momento in cui c'è una concentrazione che sta fra il 6 e il 7% di glucosio in forma liquida. Diversamente ci sono le formulazioni in carbogel che invece sono di recente tra virgolette posizionamento sul mercato, che danno dei risultati sicuramente migliori rispetto alla soluzione in forma liquida, soprattutto considerato che per diverse ore ci sarebbe il problema di avere anche un peso supplementare da sostenere. Un altro aspetto molto importante rimane la gestione dei flussi energetici con la capacità di utilizzare invece i grassi da un punto di vista energetico. E questo aspetto viene in qualche modo definito come flessibilità metabolica, cioè la flessibilità metabolica sta ad indicare la capacità che ha l'organismo dell'atleta, in questo senso, di poter utilizzare in parte e contemporaneamente sia i grassi da un punto di vista energetico sia il glicogeno muscolare. Questo ovviamente, considerato il deposito di grassi che mediamente hanno anche atleti che si presentano particolarmente magri, il quantitativo di grassi disponibile dal punto di vista energetico è enormemente superiore rispetto al glicogeno. E questo ha in qualche modo dato modo di definire anche alcuni tipi di allenamento o alcuni tipi di gestione dell'alimentazione dell'atleta che fossero in parte completamente differenti da quello che era la vecchia scuola, e cioè la massimizzazione del glicogeno muscolare, soprattutto in partenza, cioè fare in modo che il glicogeno muscolare fosse in quantitativo quanto più alto possibile per gestire appunto tutta la gara dell'atleta. Recentemente invece si è pensato di massimizzare anche l'utilizzazione dei grassi in questo senso, utilizzando delle diete o anche delle strategie di allenamento, quindi o perlomeno una periodizzazione della dieta e dell'allenamento, in modo che ci fosse un allenamento a bassissimo tenore di carboidrati e invece un tenore più alto di grassi. Questo ha portato sicuramente ad aumentare la capacità dell'organismo di utilizzazione dei grassi, ma per contro c'è una notevole difficoltà da parte degli atleti che utilizzano queste strategie a tenere alta l'intensità dell'allenamento. L'intensità dell'allenamento è anche la gestione della stanchezza e della fatica, laddove questa, sia stanchezza che fatica, intervengono molto più rapidamente rispetto ad un allenamento ad alta intensità che viene gestito dal glucosio. Quanto deve ingerire l'atleta che fa endurance in termini di carboidrati, proteine e grassi, quindi la sua alimentazione come deve essere distribuita? Beh, è fondamentale che ci sia una identificazione o perlomeno che venga ben strutturato l'allenamento, perché sotto questo aspetto le tabelle proposte ormai sono abbastanza ben condivise da parte della maggior parte degli autori, e cioè il quantitativo di glucosio che deve essere ingerito dall'atleta in questione è relativo alla quantità e all'intensità dell'allenamento, quindi per atleti che si allenano almeno un'ora al giorno per diciamo 6 giorni a settimana, il quantitativo consigliato di glucosio è quello di linea di massima, siamo fra i 5-7 grammi di glucosio per chilogrammo di peso corporeo da distribuire nella giornata. Poi dopo subentrano tante altre caratteristiche relativamente al momento in cui questo deve essere
somministrato, cioè i pasti come devono essere strutturati in rapporto all'allenamento, quindi l'importanza del pasto di recupero, l'importanza del pasto da fare prima dell'allenamento, ma soprattutto prima della gara, laddove un punto fondamentale è tener conto del fatto che il glicogeno, perlomeno i depositi di glicogeno, si riempiono molto lentamente, quindi il pasto che deve essere fatto prima di una gara ha un'unica funzione, quello di tenere quanto più alto possibile il deposito del glicogeno epatico. Il glicogeno epatico ha un quantitativo molto ridotto rispetto al glicogeno muscolare, parliamo di glicogeno epatico, siamo intorno agli 80 grammi, tra 80 e 100 grammi al massimo. Il glicogeno muscolare invece stiamo tra i 400 e i 500 grammi mediamente, quindi c'è una grande differenza, ma il glicogeno epatico è fondamentale nella gestione della glicemia, cioè nel momento in cui c'è un notevole ricorso al glucosio e quindi il muscolo tende a sottrarre glucosio al torrente ematico, è il fegato che gestisce, quindi attraverso la cessione del proprio glucosio dal glicogeno epatico, che gestisce la normalità glicemica e che quindi rende tutto perfettamente normale. Quindi il pasto pre-gara deve essere un pasto che ha questa funzione fondamentale, quindi non un grosso quantitativo di carboidrati, ma che questi carboidrati vengano invece somministrati per tempo, cioè un tempo che va fra le 3 e le 4 ore prima della gara o dell'allenamento. Chiaramente anche le proteine hanno una loro importanza, proteine che devono essere somministrate in ragione di circa 1,3-1,5 grammi per chilogrammo di peso corporeo, con una somministrazione più bassa, o perlomeno in termini di quantità, ma frequente. Questo serve per tenere ovviamente nella giusta considerazione anche la gestione del muscolo, sia dal punto di vista del recupero muscolare, sia dal punto di vista della prevenzione degli infortuni. Quindi questo quantitativo di proteine è fondamentale per gestire entrambe le cose. Il quantitativo di grassi, in linea di massima, non viene ritenuto così importante, nel senso non c'è un range così stretto. È ovvio che i grassi sono fondamentali innanzitutto per la gestione della salute dell'atleta, che è alla base di tutto, ma poi dopo un certo quantitativo è importante anche nella gestione della quantità di grassi da utilizzare anche a scopo energetico. Uno degli aspetti fondamentali su cui si basa la letteratura scientifica è quello di non scendere mai al di sotto del 20% di calorie che provengono dai grassi rispetto a quello che è il totale introito energetico. Chiaramente, oltre quelli che sono gli integratori e supplementi proposti negli sport di endurance, e cioè ovviamente la somministrazione di carboidrati in modo particolare, quindi sotto le varie forme con cui questi possono essere somministrati, proteine più che altro in termini di pre-post workout, un aspetto fondamentale: stanno acquistando in questi ultimi tempi anche degli integratori che siano di complemento al tutto il sistema, inteso come periodizzazione dell'allenamento e periodizzazione dell'alimentazione. Supplementi che in qualche modo sono risultati interessanti da un punto di vista scientifico, cioè per i quali è stata presentata in letteratura scientifica una serie di prove soddisfacenti, insomma una serie di esperimenti che abbiano dato dei risultati soddisfacenti. Devo dire che sono veramente molto pochi. Al di là del solito bicarbonato di sodio, che ormai sta diventando, sta riacquistando un suo posto particolarmente importante, degni di interesse a mio avviso sono i nitrati, e in modo particolare negli ultimi anni si è parlato moltissimo del succo di raparossa. Il succo di raparossa in quanto fornitore di nitrati che sono i precursori fondamentali dell'ossido nitrico, quindi è tutta una cascata biochimica che porta quindi dall'utilizzazione dei nitrati alla formazione di ossido nitrico che è in grado di gestire i vari aspetti della prestazione sportiva. In modo particolare uno degli aspetti più interessanti è legato alla diminuzione del costo energetico dell'esercizio, per un meccanismo abbastanza complesso, di cui poi dopo si parlerà più compiutamente in un'altra volta. La somministrazione di nitrati è in grado di ridurre questo costo energetico, quindi in sostanza l'esercizio costa meno in termini energetici, motivo per cui può essere portato avanti più a lungo, una gestione dell'energia sicuramente migliore. Un altro aspetto che si sta acquisendo in questi ultimi tempi è quello dell'utilizzazione di probiotici per la prevenzione di quelli che sono tutti i problemi gastrointestinali che avvengono in modo particolare nelle gare di endurance e di ultra endurance, in modo particolare quando queste gare vengono condotte ad un'intensità particolarmente importante. Tutto questo perché ormai è assodato che l'alta intensità nell'endurance e nell'ultra endurance porta certamente ad un incremento della permeabilità intestinale. L'incremento della permeabilità intestinale è a sua volta responsabile di una serie di disturbi abbastanza importanti. Infatti non è così raro vedere nelle gare di endurance e di
ultra endurance vedere atleti che devono fermarsi per dei problemi gastrointestinali, parliamo sostanzialmente di vomito o diarrea, durante la gara. Ed ecco, l'utilizzazione di probiotici o anche dell'accoppiata del simbiotico, cioè dell'accoppiata sia del prebiotico che del probiotico, sono in grado certamente di risolvere, o perlomeno di risolvere, insomma, di prevenire in modo certamente importante questi problemi che si stanno dimostrando sempre più frequenti all'interno dell'atleta di endurance.